Ebbene, finalmente andiamo a parlare di un 500 stradale, però fatto un po' sportivo. E andiamo a fare prima una prima carrellata di immagini sui componenti e poi al limite ne andiamo a descrivere qualcosa adesso e poi ne parleremo su ogni modifica, ne andiamo a fare qualche video in particolare. Anche perché sul 500, ripeto, ci sarebbe da parlare per giornate intere, perché a mio parere è sempre il motore che è alla base di ogni preparazione. Quindi chi si è avventurato nella preparazione dei motori dei 500 anche come meccanica ne riesce a valutare qualcosa in più rispetto a qualche altro. E non tanto per i lavori molto sofisticati o complicati nelle sue lavorazioni, ma proprio perché il motore nella sua semplicità richiede delle lavorazioni e dei controlli accurati che ne parliamo proprio direttamente di meccanica. Quindi ne vado a parlare. Questa è la testata, quella che qualche video fa ne abbiamo confrontata con qualcuno da corsa, delle valvole che sto andando a mettere in base al tipo di alberaccamme che poi andremo a descrivere nel suo diagramma. Questo è un collettore che dobbiamo andare ad abbinare sulla testata e ne descriviamo pure qualche particolare. Le BL sono quelle ricavate dal motore Fiat, quelli e vengono poi alleggeriti, che montava la Fiat 60, i motori del 120, del 127 1050, comunque sono sempre derivate Fiat. Poi abbiamo le bronzine, quelle di Biella, un mozzetto di un arbomotore tranciato che mi serve per andare poi a bloccare il volano e vi spiego poi qualche particolare. I pistoni che stiamo per andare a montare, ancora sono da fare alcuni lavoretti che ora vi faccio descrivere qualcosa. La braccamme che andiamo a mettere su questo motore sportivo. In questo stiamo mettendo degli anelli sotto canna e una piastra tagliata proprio al laser, molto pulita, fatta nel suo taglio, anche se poi dobbiamo andare a rifinire qualche cosa sul taglio. L'andiamo a mettere proprio perché stiamo montando le bielle un pochettino più lunghe. Sui supporti, questo sto montando il supporto in acciaio da barenare perché l'alberomotore è rimasto normale. Sto montando questo barenabile perché voglio andare a dare qualche centesimo di tolleranza più precisa rispetto all'alberomotore. Proprio se c'è qualcosina proprio di consumo voglio dare le giuste tolleranze. Questo è il supporto posteriore, lato volano, anche se non è quello d'acciaio, ma va bene anche così. L'importante è che la bronzina e il guscio quello in acciaio, dove va a serrare sul supporto. La puleggia, che poi andiamo a spiegare qualche cosa che qualcuno fa e che non va bene, anche sul bullone. E sul volano poi andiamo a descrivere qualcosa di lavorazione. Vedete ancora tutto arrugginito. Io ho dato una piccola pulita proprio per farvi vedere poi cosa andiamo a fare. Ok, nel monoblocco, ripeto, c'è soltanto da dare una pulita e dare poi andare a controllare la bocca della black cam se si deve andare a fare oppure no. E allora andiamo a dare una piccola valutazione così sui componenti e su alcune lavorazioni che è consigliabile fare, anche se un motore, ripeto, sportivo stradale, però è giusto fare dei controlli.
Ripeto, è alla base di ogni lavorazione, però il motore del 500 richiede dei particolari controlli in ogni componente, proprio per andare a fare dei lavori che durano nel tempo. E allora, volevo iniziare sulla testata. Ripeto, è una testata che abbiamo iniziato in qualche video fa, ne abbiamo descritto delle lavorazioni di controllo. È andato a pulire un condotto proprio per andare a fare una prova di flussaggio su una testata originale. E anche se in questa testata vedete ancora ci sono le candele montate di serie, quindi li dobbiamo andare a togliere, anche se è tutta pulita, poi dobbiamo fare delle lavorazioni. L'unica cosa da iniziare a fare è togliere le guide e andare a modificare le sedi. Devono essere maggiorate soltanto l'aspirazione. Perché l'aspirazione? Perché in base al tipo di ABRACAM che stiamo montando su questo motore, sto montando io dietro consiglio, anche perché, ripeto, tutto sta alla base del tipo di preparazione che vogliamo fare, dal consumo che vogliamo avere sul motore. Quindi su alcune descrizioni andiamo a iniziare con la Bracam. Questo è una Bracam che è un 4080, però con un'alzata 7,6, proprio per andare a sfruttare un pochettino di alzata in più sulla Bracam. Rispetto all'altra serie, quella con alzata 7.1, ha un ulteriore vantaggio, che abbiamo un riempimento maggiore a parità dello stesso incrocio. Quindi andiamo un'alzata in più sul bocciolo, con dei benefici di riempimento sul motore, senza andare incontro ad avere un ABRACAM con degli incroci esasperati in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare. Ripeto, tutto sta poi in base all'utilizzo e al tipo di carburatore che andiamo a montare. E su questo poi andiamo a ragionare un po' sul tipo di lavoro che vogliamo fare. Allora, sulle valvole, che sono delle valvole di serie, però che dobbiamo andare a lavorare. Su questo tipo di lavorazione che cosa andiamo a fare? Sullo scarico, che sto lasciando quello originale, andiamo, vedete, sono sulla testa, sono leggermente spesse come altezza di proprio della testa valvola. La parte interna viene scaricata un pochettino dietro l'appoggio sulla sede. Vediamo dove va a appoggiare sulla sede. Normalmente abbiamo un appoggio da 1,5 a 2 mm sullo scarico, quindi la parte in più la andiamo a riprofilare proprio per agevolare un po' l'uscita del flusso dello scarico. Quindi, volendo, si può lavorare al tornio con un apposito utensile per andare a scaricare la parte dietro e poi andarla a lucidare con la tela. Stesso lavorazione andiamo a fare sull'aspirazione. Queste sono leggermente più grandi, sono quelle del diametro 34 che monta la Panda 30, mi sembra. Quindi, se vedete, sulla parte interna della valvola abbiamo, vediamo se riesco così meglio, abbiamo un gradino qui, proprio perché strutturalmente le valvole sono un pochettino spesse rispetto a quelle, diciamo, da competizione. E allora che cosa vogliamo fare sulle valvole sportive? La parte di fuori già va bene così, basta soltanto andarla a bloccare su un trapano che gira un po' veloce, come ho fatto io in qualche altro video, e andarla a lucidare mettendo un panno sulla tela, così da non riscaldare le dita. Sulla parte dietro, prima di andarla a lucidare, sempre vedendo dove va a appoggiare la valvola, andare a togliere la parte in più. Quindi scarichiamo leggermente questo gradino, lo andiamo a riprofilare con un angolo di 30 gradi per avere proprio l'uscita più agevole.
quindi a parità anche di diametro valvola che è leggermente piccola, andiamo ad agevolare l'uscita dentro la camera della testata. Un'altra modifica che andiamo a fare, quindi che un po' tanti sottovalutano, questo è il bullone che viene montato sulla testata per bloccare il bilanciere. Quindi andiamo a girare la testata dove questo va a alloggiare. È consigliabile fare due lavori volendo. Andare a bloccare il bullone più forte non serve, quindi basta andare a bloccare sui 3 kg, 2,7 kg già va bene. Per chi invece vuole essere un po' più sicuro, si può fare due lavori: o andare a fare un filetto sulla testata anche se non c'è bisogno, proprio per avere un appoggio più ampio come questo che è da 10 mm. Questo è quello che monta il bullone sulla Panda 30, quindi a parità di bullone e di altezza abbiamo una superficie di bullone che va a fare più forza dentro la testata e abbiamo meno possibilità che a lungo andare, in base al carico molle, si va a stirare la filettatura dalla testata. Questo è un consiglio per andare a montare questi da 10 figurati. Poi volendo ancora ci sarebbero alcuni discorsi su questo foro da andare a spostare leggermente indietro in base alle guide, se sono decentrate oppure no, o se vogliamo modificare anche l'angolo del bilanciere come apertura delle valvole. Andiamo a modificare il leveraggio come fulcro sul bilanciere e andiamo a migliorare un po' con lo stesso diciamo albero a camme, avere due profili di albero a camme diversi. Comunque, per chi non trova questi del Panda 30, basta prendere un bullone da 10 mm e andarlo a tornire per fare una flettatura figurata. Bisogna prendere un bullone buono come qualità, almeno un 10.9. Poi andando oltre, volendo, in tanti vanno a cambiare il pacco molle su questa testata. Allora, se non andiamo a superare gli 8000 giri, almeno io ci ho camminato per 20 anni sulla 500, poi in qualche video vi farò vedere la mia 500 che l'ho venduta a un amico mio dopo 20 anni quasi che ci ho camminato, proprio perché volevo essere ristrutturata. Comunque ne parleremo poi più avanti su questo discorso. E allora, in base al peso della valvola, ai numeri di giri e al tipo di albero a camme che andiamo a montare, se non abbiamo problemi di fuorigiri, è inutile andare a prendere un pacco molla più duro per evitare di caricare le molle ancora di più. È sempre un attrito in più che abbiamo sul motore. E allora, sulla testata, che poi ripeto, questa qua la andiamo a provare sul banco di flussaggio proprio perché in tanti me l'avete chiesto e vi farò conoscere una particolarità su queste testate con questo tipo di collettore che avrà un funzionamento particolare sulla fluidinamica proprio del condotto. E ve la vado a spiegare veloce in questo video, così tanto per accennare. Se vedete, non so se qualcuno possibilmente è già stato informato oppure ne ha tratto delle valutazioni, almeno io l'ho visto perché poi l'ho notato sul banco di flussaggio. Se andate a vedere sul collettore, in base ai condotti sulla testata, si va a formare una X, proprio un incrocio. Allora che cosa succede sul comportamento al banco di flussaggio? Che il condotto di sinistra, anche che questo è il 2 in 1, quindi siamo liberi di poter sfruttare la fluidinamica come vogliamo, però il comportamento è questo, che il primo cilindro
tirerà un 70% dal lato opposto e un 30% da questo condotto. E in uguale misura sarà il secondo cilindro che avrà questo comportamento, quindi il secondo cilindro tirerà di più da questa parte perché avrà la fluidinamica del condotto più agevolata, e questa parte di qua sarà influita nel 30%. Quindi a parità di lavorazione poi sul condotto, che vedete in base all'ingresso del carburatore che si va a mettere qua, sarà un 35, un 32 o un 40, sarà opportuno andare a lavorare queste parti sia del condotto, e questa è una versione poi buona di collettore. Scusate, ci sono dei collettori che sono leggermente più svuotati e creano, che sono più alti come altezza di collettore, vanno a creare troppo turbolenze qua, che bisogna andarle a risaldare per dare un giusto profilo come direzionabilità del fluido, del flusso proprio dell'aria e benzina dentro l'altro condotto della testata, e andare a sezionare con uguale misura e dare una giusta dimensione pure, perché è lasciato leggermente più stretto, però poi ci andiamo a ragionare un po' su quello che vuole la testata, perché in base all'efficienza di come va a tirare la testata bisogna adeguare poi la sezione del collettore. Ripeto, questo è un buon collettore perché quello basso come altezza e minore curvatura agevola un pochettino meglio. Poi sul tipo di pistoni, sul raffreddamento ad aria bisogna dare la giusta tolleranza. Quello che è importante è come non andare a fare come qualcuno invece fa, di andare a abbassare queste alette di prolungamento del pistone. Queste servono a contrastare in fase di compressione, quando va a fare lo scoppio, di non avere intravessamento del pistone e avere un trafilamento dei gas di scoppio attraverso le fasce. Quindi se si va a scoprire, parte della spinta che dovremmo avere sul pistone andrà a perdersi attraverso le fasce e quindi lo spazio che si viene a creare. Difatti i pistoni che sono leggermente più stretti, cioè più bassi di questo, ma sono bilanciati più o meno come spostamento dello spinotto, proprio per avere questa correzione. Difatti questa è una modifica che qualche tempo fa facevo sui pistoni, e a parte che va a ridurre un po' l'attrito anche come appoggio, che poi è questa parte che va a lavorare, ma andavo a ricreare un po' di sacche, diciamo, di accumulo dell'olio per lubrificare un po' il pistone. Anche se poi si potrebbero modificare diversamente, come ho fatto poi più avanti, addirittura praticando pure qualche foro di sopra e quindi avere un accumulo di olio senza andarla a far uscire da questa parte. Però è meglio, siccome il pistone ha una parte più larga che questa e una parte più stretta che sarebbe poi al senso opposto sul lato dello spinotto, allora bisognerebbe andare leggermente a tornire questa, ricreare questa incavatura, però ricreare un'incavatura di 3-4 decimi qua e lasciare un decimo da questa parte, proprio perché il pistone è ovalizzato, proprio per agevolare l'accumulo di olio che c'è in questa parte ed andare a uscire leggermente, proprio per conservare un po' di lubrificazione. Deve sempre uscire, altrimenti l'olio poi si surriscalda e non va a fare più effetto di lubrificazione. Comunque questo poi lo andiamo ad accennare dopo.
Vi sto dando alcuni accorgimenti, poi ci sarebbe da prolungare ancora questi particolari attenzione che vada a fare, quindi in ogni particolare quando li andremo poi a rifare, cioè in questo modo per adesso non è fatto e poi lo andiamo a fare questo tipo di lavorazione. E questo è il mozzetto per andare a bloccare il volano per chi ha un tornio piccolo. Basta ricrearsi un mozzetto di questo per andare a bloccare il volano e poterlo girare sia da una parte che dall'altra. E poi sul mozzetto c'è una particolarità che può portare qualcuno a fare degli errori, che voglio poi parlare più avanti proprio sul discorso di equilibratura. Proprio sul 500 ne abbiamo fatto già diversi video sull'equilibratura. Ne voglio fare uno dove vado a descrivere alcuni passaggi che sono un po' importanti, quindi lo affronteremo più avanti questo discorso. E allora, sulla testata abbiamo accennato, dobbiamo fare due seti maggiorate, la sostituzione delle guide, montiamo delle guide in bronzo però leggermente ribassate, senza andarla a tagliare al limite perché non c'è questo bisogno in questo tipo di... Per chi lo vuole fare, invece di montare delle semplici valvole in questo modo, può montare delle valvole di 7 mm proprio per essere un po' più leggere. Questa altezza poi la andiamo a modificare e per chi lo vuole si può fare una modifica per montare il paraolio delle valvole. Sul volano, che è abbastanza pesante di serie, e io una volta abituato a camminare con un motore più spinto, sulla mia macchina mi sono ritrovato con un motore di serie momentaneamente per andare a sistemare quello che c'avevo che ha subito un danno, e con questo volano pesante così non ero più abituato. Una volta stavo per andare a sbattere proprio in fase di frenata perché questo volano così pesante vi trascina, vi allunga la frenata e bisogna andarla a alleggerire opportunamente. Anche se di ghisa, ripeto, io ho fatto dei volani molto lavorati, però ripeto, basta lavorarli nei punti giusti, non ci sono problemi. In questo caso poi andiamo a togliere in fase di lavorazione i piolini e vi faccio vedere poi come ripristinare sia questa parte di contatto che viene con la frizione e sia l'appoggio dello spingidisco. Sull'albero motore che sto lasciando normale proprio perché se non è consumato, o almeno se è consumato di qualche centesimo ma che sia uniforme, cioè non abbia una forma di ovalizzazione, è meglio andare a dare un colpettino di tela così da ripristinare un po' la superficie di appoggio e mettere le bronzine normali. Ripeto sempre che le misure rientrano nelle giuste tolleranze. E ripeto, in questo caso bisogna andare a misurare le bronzine e andare a dare delle tolleranze. In questo caso quella posteriore andiamo da 4 a 6 centesimi proprio per l'utilizzo poi che si viene a creare. In tanti danno qualcosina in più diciamo, sui supporti da corsa, ma ripeto è una cosa che andrebbe fatta con un allineamento delle bronzine, quindi poi ne andiamo a parlare sul monoblocco e su una lavorazione più particolare delle bronzine. Questa qua invece andrà barenata perché è leggermente più stretta presa, proprio per andare a compensare il consumo sull'albero motore. E quindi si andrà a prendere la misura sull'albero motore, si darà la tolleranza e si andrà ad alesare proprio la bronzina. Quindi si porterà con la giusta tolleranza dell'albero motore così da avere un appoggio ben distribuito anche sull'albero motore. Ripeto, l'albero motore deve girare con due dita, quindi non deve portare attrito.
più libero è, meglio è. Più libero sempre nella sua linearità e non avere dei giochi eccessivi, quindi andare a dare troppo tolleranza. Sulla puleggia purtroppo che è originale, per andare a fare l'equilibratura, sul fatto dell'equilibratura sull'arbomotore, ancora qui non è stato fatto. Come abbiamo fatto in qualche video, andiamo a togliere queste parti dell'arbomotore soltanto per non creare attrito con l'olio e nello stesso tempo perché qui non va a lavorare, quindi togliamo quel peso e quella spigolatura che a noi ci porta un pochettino di ostacolo. E niente, poi verrà bilanciato come abbiamo fatto sull'altro tipo di albero che abbiamo fatto il video. Sulla centrifuga originale, in tanti che non andate più a montare questa originale che avrà questa parte che accelera la parte della centrifugazione dell'olio proprio per andare a togliere le parti di sporcizia che sono sull'olio. Ora montando delle cartucce con l'olio esterne, questa parte qua sulle pulegge che fanno adesso non ci sono più e quindi sul bullone, volendo, questa parte del gradino sul bullone bisognerebbe andarla a tornire e ricreare poi questa parte di angolo arrotondato dalla parte interna qui del bullone, dove andiamo a togliere questa, la andiamo a ricreare di sotto. Questa verrà fatta proprio perché non avendo andando a montare delle pulegge non come quella originale che fa questo effetto di centrifuga, andiamo ad agevolare il passaggio dell'olio proprio dentro il bullone per andare a lubrificare l'arbomotore. Questa è una modifica proprio per andare a fare dove non andiamo a montare più questa. Stesso discorso con la centrifuga originale. Praticamente viene fatta una centrifuga, l'olio incanalato in questo sistema sul motore originale fa la funzione di filtro, quindi l'olio viene centrifugato verso l'esterno dove rimane intrappolata la sporcizia sulla puleggia e l'olio pulito viene fatto entrare attraverso il bullone sulla circolazione dell'arbomotore. In questo caso il gradino serve proprio per non agevolare questa entrata e l'olio pulito andare a entrare sulla parte superiore dove è la parte più pulita. Ancora vedete qua c'è ancora una piccola allettatura proprio per andare a centrifugare ancora l'olio. Ok, ho descritto qualche lavorazione che andiamo a fare su questo motore e l'ultima cosa che mi rimane di parlare, ripeto, vado a montare la piastra proprio perché stiamo montando delle bielle, quelle derivate Fiat alleggerite, sono leggermente con uno strato di grasso proprio perché è da un po' che sono ferme e non volevo farlo arrugginire. E sul cilindro vedete, per andare a fare dei lavori bisogna andare a costruire dei tamponi di appoggio proprio perché dobbiamo tornire questa parte di testata, cioè di cilindro, e andarci a fermare all'altezza di questo foro, quindi 2 mm più dalla parte di fuori, andare a lasciare un gradino di 3-4 decimi superiore sul cilindro, proprio perché questo tipo di cilindro sulla testata lo andiamo a montare senza guarnizione testata, sia di sopra che di sotto, quindi sotto non verrà più messo guarnizione perché portano dei problemi che si vanno a tranciare e poi l'olio fuoriesce tutto e si sporca tutto il motore. E in qualche motore si andrà poi a lavorare pure sulla parte di dietro sul cilindro, quindi per andare a fare questo lavoro ci serve una parte
anteriore, dove andare a mettere la contropunta sul tornio, e poi al limite sfruttare un vecchio pistone dove lo andiamo a mettere dentro. In questo caso questo è maggiorato e non entra perché il cilindro è normale. E allora che cosa succede? Entrando da questa parte si va a bloccare e non si va a deformare il cilindro. Ok, poi quando inizieremo i lavori ne andiamo a parlare un po' alla volta di quello di com'è per adesso e di quello che verrà fatto. Ancora facendo vedere le piccole lavorazioni al limite sul tornio oppure sul cilindro come verrà fatto su altri componenti del motore. D'accordo? Ci andiamo poi ad aggiornarci più avanti con il video.